Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e vi do il benvenuto su Exoteric World. Oggi in questa puntata di Tarocchi e Misteri faremo un'analisi esoterica del duplice omicidio di Horst Meyer e Uwe Rusk, avvenuto a Giogoli il 9 settembre 1983, facente parte della serie omicidiaria del cosiddetto Mostro di Firenze. Questa lettura è dedicata alla loro memoria. Il mio intento non è di condurre un'indagine, ma usare l'energia dei tarocchi come strumento simbolico per esplorare le dinamiche invisibili di questo evento, offrendo spunti di riflessione a chi già conosce a fondo il caso. Spero che gli esperti e gli appassionati possano trovare in queste carte una prospettiva diversa. Se siete curiosi di scoprire cosa rivelerà il velo e volete sostenere questo lavoro di ricerca spirituale, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fin da ora vi ringrazio se l'avete già fatto o se considerate farlo. Adesso entriamo subito nel cuore del mistero con il nostro primo capitolo, la trama invisibile, dove i tarocchi cercheranno di far luce sul legame energetico tra le vittime e il presunto colpevole. Ogni crimine nasce da un filo invisibile che unisce vittima e colpevole. Non sempre è amore, non sempre è odio. A volte è un patto silenzioso, un eco di ferite antiche o un gioco di specchi dove nessuno è davvero innocente. In questa lettura i tarocchi ci guideranno nel cuore della relazione nascosta, là dove tutto è cominciato. Andiamo a vedere insieme con i nostri arcani quel filo che può in qualche modo unire il legame appunto tra il colpevole e le vittime. Vi ricordo che se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate i link per vedere sia le recensioni sia per acquistarli. Andiamo ad estrarre le nostre prime 5 carte, dove troviamo il passato condiviso, poi troviamo il legame energetico, la lezione ignorata, la visione da parte delle vittime e poi troviamo la visione da parte del colpevole. Allora, cominciamo proprio dal passato, se in effetti c'è un qualcosa che può aiutarci a capire meglio questa orrenda vicenda. Troviamo il Cavaliere di Bastoni. Questa indica innanzitutto, secondo me, essendo una carta legata al movimento, al viaggio, al percorso, a qualcuno che arriva effettivamente, indica che secondo me non c'è una vera e propria relazione tra chi ha compiuto l'azione e le vittime stesse, perché si parla di impulsività, di aggressività, con un qualcosa che è fugace, veloce, qualcosa di molto, molto veloce. E quindi direi che in un certo senso ha già risposto a una domanda che magari è una conferma effettivamente. Poi troviamo la seconda carta che con il 5 di bastoni, quindi abbiamo un'energia per il momento dominante fuoco, parlando proprio del legame energetico, un qualcosa che ci fa capire sempre più o meno quella trama invisibile che può collegare tutti. Il 5 nello specifico parla di un qualcosa che ovviamente è degenerato, perché spesso è associato alla lotta, al conflitto, alla violenza stessa, quindi una specie di sfida, un qualcosa effettivamente, come vi dicevo, che ha a che fare con
la volontà, con qualcosa che è legato al potere, alla violenza. Quindi in realtà, cioè, secondo me effettivamente va a consolidare il fatto che come trama, diciamo, invisibile non c'è una vera e propria connessione, cioè la connessione è proprio il compiere un qualcosa di immediato, di veloce, appunto di una specie di conflitto, diciamo sempre interiore ovviamente, che però deve trovare sfogo nella pratica, nell'azione e nella violenza. L'altra carta è la lezione ignorata. In questo caso abbiamo la giustizia. Molto interessante la carta della giustizia perché indica spesso, diciamo, in un ambito del genere, in questo tipo di letture, la vendetta o la necessità di compiere un'azione come motivo di giustizia personale. Può essere assolutamente sì, oppure c'è una propria giustizia con questa carta, una giustizia che è esclusivamente nostra, strettamente terrena, e che non solo, probabilmente ci fa anche capire questa carta che c'è freddezza. Un conto è l'azione impulsiva, un qualcosa che ci spinge dentro a compiere una determinata cosa. Un conto è proprio la freddezza emozionale, sentimentale, e che quindi deve essere compiuto purtroppo da parte del colpevole. Poi ha anche a che fare con il giudizio personale, e quindi c'è una forma di giustizialismo che secondo, diciamo, questa carta e secondo la lettura è un qualcosa che andava fatto proprio per un tipo di giustizia strettamente personale. Questa ovviamente è la mia interpretazione, fatto in modo anche estemporaneo, perché sto estraendo adesso e può anche darsi che qualcosa mi possa sfuggire, ecco perché chiedo sempre l'aiuto di chi ascolta e osserva. Magari voi potreste avere delle ulteriori intuizioni andando proprio ad osservare le carte, anche per chi non dovesse conoscere il significato, sia a livello intuitivo, sia magari anche in base ad alcune interpretazioni e significati che vi vado man mano a dire. L'altra carta ci indica la visione da parte delle vittime, in questo caso di Uwe e Horst. Troviamo il 3 di spade, il 3 di spade è proprio legato al dolore, alla sofferenza, a un qualcosa in cui ovviamente uno non si aspettava in realtà. Può avere a che fare con un qualcosa di, come dicevo, proprio inaspettato e di doloroso, di imprevisto, qualcosa che proprio ha colpito, e quindi diciamo che lascia proprio poco spazio all'immaginazione, questa carta, quando si tratta di trovare una carta del genere, e quindi che indica un forte impatto emotivo, di errore, di debolezza, di trovarsi in una situazione così totalmente inaspettata, può essere molto difficile, e sappiamo benissimo che questa carta appunto indica il dolore. Ci fa capire che proprio un qualcosa di totalmente inaspettato ovviamente conferma il fatto che non c'era niente che potesse far intravedere, far capire una cosa del genere, e quindi totalmente sprovvisti, tranquilli nelle loro cose, in quello che stavano facendo effettivamente. Non ha proprio
motivo, non è stato proprio motivo di preoccupazione, in nessun caso, come possiamo vedere. E poi troviamo il fante di spade che ha a che fare con la visione del colpevole. Che cosa ci vuole dire questa carta? Parla di ehm, ecco, molto interessante che mi è venuto in mente il fatto che indicando l'osservazione, la valutazione, la freddezza e la razionalità, perché in realtà è una carta di spade, indica, anche la possibilità che il criminale possa aver spiato le vittime e che quindi perché proprio è l'osservazione, è la curiosità. Ovviamente sappiamo benissimo quello che è successo, il fatto di osservare non vuol dire o spiare non vuol dire comunque aver intercettato effettivamente quello che poi si è dimostrato essere 2 uomini e non un uomo e una donna. Quindi, secondo me questa già ci apre delle varie possibilità e ci fa capire comunque un punto importante che in qualche modo, seppur poco, erano osservati, erano stati, diciamo spiati, in quel preciso momento, ovviamente poco prima, di quello che è stato compiuto. Ecco la prima lettura, diciamo che in qualche modo la rete è stata, tracciata. Ora sappiamo che il filo tra le vittime e il colpevole non è sempre visibile, ma lascia nodi, cicatrici e silenzi. La verità relazionale non è mai semplice, ma è lì che il crimine ha preso forma. E adesso passiamo al secondo capitolo, la spinta interiore. Dietro ogni gesto estremo si cela una spinta interiore, un desiderio, una paura, una ferita che brucia troppo per restare in silenzio. Il movente non è solo un fatto, è un'emozione che ha superato il limite. E in questa stesa interroghiamo l'anima del colpevole cercando la scintilla che ha acceso l'incendio. E insieme andiamo ad estrarre adesso le nostre carte, cercando di andare ad analizzare il movente, le emozioni, i traumi, i desideri, le ossessioni, un qualcosa che ci faccia capire appunto la spinta interiore. Troviamo la prima carta che è la ferita originaria, poi troviamo l'emozione dominante e l'obiettivo inconscio. Allora, vediamo come prima carta cosa voglio dirci. Come ferita originaria abbiamo il cavaliere di bastoni. L'abbiamo incontrata precedentemente, quindi ha a che fare, come vi dicevo, quindi abbiamo proprio questa ripetizione, abbiamo a che fare con l'impulsività, con la furia, con l'impeto, un'azione non ponderata. Diciamo che, chi compie sotto l'energia chi agisce sotto l'energia del cavaliere, agisce, nel senso che è pronto a rischiare qualsiasi cosa, il tutto e per tutto, quindi non ha paura di spingersi al limite. Questa è proprio la caratteristica di questo cavaliere. Anche perché, ha bisogno di continui stimoli. Aveva bisogno effettivamente di fare questa cosa. Ecco, questo potrebbe essere, un ulteriore indizio, proprio perché come carta, di bastoni legata al fuoco, vi ricordo che, questo seme è, proprio, legato al potere, alla violenza fisica, alla una forte energia, che è in gioco, quindi forte energia, forte volontà di agire. È proprio quell'impeto, quell'impulso irrefrenabile. E già appunto averla ritrovata anche nella lettura precedente vuol dire che è un indizio importante. Poi troviamo l'emozione dominante
questo caso troviamo un altro cavaliere, questa volta di spade. Se ci avete fatto caso, anche prima c'era, sia una componente legata al fuoco, sia anche componente legata alle spade. Le spade che cosa ci dicono? Che, diciamo la vicenda, l'azione, insomma quello che è successo è comunque legato, sia al conflitto, alla prevaricazione, all'intelletto, quindi c'è sia da un lato un qualcosa che parte come impulso irrefrenabile, però allo stesso tempo c'è quella forte componente di, razionalizzazione, però come mi ricordo ha a che fare, con, l'azione in sé per sé. Quindi un minimo, non è che è stata proprio, progettata, pianificata nel minimo dettaglio, però almeno un po' di pianificazione, un po' di organizzazione effettivamente c'è e questo ce lo fa capire. C'è anche proprio la ripetizione di cavalieri, in una lettura, in qualsiasi tipo di lettura, sono importanti, le ripetizioni e in questo caso proprio quella del cavaliere, vuol dire che, l'azione è comunque caratterizzata da un'azione, da, un'impulsività, dove, chi ha agito magari può aver agito anche abbastanza in fretta, velocemente, appunto proprio con aggressività e, impulsività. Andiamo a vedere adesso l'altra, carta, quindi questa è proprio l'emozione dominante, quindi abbiamo l'impulso che spinge, che probabilmente parte da dentro e da tutte le proprie motivazioni, però comunque l'azione è molto rapida, molto, molto veloce e, dico "semi-organizzata" tra virgolette, nel senso che c'è una parte di pianificazione, iniziale. E poi troviamo un'altra carta di spade. In questo caso, l'immagine è abbastanza inquietante, capisco perfettamente, ma cosa non è inquietante di tutto questo percorso che stiamo osservando, che stiamo facendo insieme in realtà? Il 10 di spade, è legata purtroppo alla conclusione, alla fine, al punto di non ritorno, è comunque un atto, che porre fine a una sofferenza, cioè, quando, in questo caso parliamo proprio dalla parte del colpevole e che è la sua spinta, il suo movente, vuol dire che c'è, quel punto di non ritorno, come abbiamo visto, che sente l'esigenza, l'impulso di farlo, assolutamente, per in questo caso per porre fine a una sofferenza o comunque a un qualcosa, a un tradimento, a un inganno, c'è una specie di collasso, mentale, il cuore è distrutto, quindi, si soccombe a questa forte, forte emozione, dolorosa. Quindi c'è un qualcosa che doveva porre fine, che sia, interiore, diciamo personale, come si vede qui nella propria interiorità, intelletto, ovviamente essendoci, carte di intelletto intendo pensiero, carte di spade, qualcuno può comunque vederci altro, quindi per questo consiglio ovviamente, se volete, interagire e commentare sono pronta ad ascoltare, le vostre intuizioni. Il movente non è solo un fatto, è una ferita che ha parlato troppo a lungo nel silenzio. Ora che abbiamo ascoltato la voce dell'ombra, possiamo comprendere il gesto, non giustificarlo, ma decifrarlo. E adesso passiamo al terzo capitolo, la chiave mancante.
Ogni mistero ha una crepa, un dettaglio dimenticato, un oggetto fuori posto, una verità che nessuno ha voluto vedere. I tarocchi oggi diventano lente di ingrandimento, cerchiamo la chiave mancante. L'inizio che può cambiare tutto, perché la verità non si nasconde, si frammenta. Andiamo a vedere adesso con le carte che andrò ad estrarre un possibile indizio, un elemento nascosto, ciò che potrebbe portare, non dico alla soluzione effettivamente, però magari a capire qualcosa di decisivo. E adesso andiamo a vedere con la prima carta cosa manca, chi lo nasconde, poi dove cercare e infine cosa può rivelarlo. Allora, come prima carta, cosa manca effettivamente per aver maggior comprensione dell'accaduto? Troviamo la carta degli amanti. Ecco, molto, interessante come carta perché, la carta effettivamente degli amanti indica, una specie di, messaggio, amoroso, la carta stessa, non indica soltanto quello perché è spesso legata, alla scelta, a 2 opposti. Quindi, dicevo, molto interessante, molto particolare come indizio perché, probabilmente è qui quella che può, darci un indizio fondamentale. Cercava effettivamente degli amanti, cercava una coppia uomo-donna e allora, è qui che c'è effettivamente, l'errore. Probabilmente già il fatto che sia uscita questa carta ci può far, in qualche modo, chiarezza sul fatto che in realtà c'è qualcosa, che può avvicinarsi a un errore commesso, pur avendo visto nelle letture precedenti che, può aver, spiato, può aver osservato, ma alcuni dettagli, alcune cose possono aver confuso il colpevole, e allora forse anche per questo, come abbiamo visto in quella precedente della spinta interiore, alcune aspettative sono state tradite con il 10 di spade e quindi ha voluto semplicemente porre fine in modo frettoloso a questo errore e quindi concludere e andare, via. Questa sì, effettivamente può farci capire in realtà, quello che, cercava e quindi 2 amanti. Poi è ovvio che, essendo un tipo di lettura che, può parlare anche di altri aspetti e magari andando a vedere le altre carte possiamo avere un quadro più completo, perché al di là del fatto che siano 2 uomini, magari era proprio quello che, voleva punire? Il fatto di aver visto comunque, 2 amanti, lo dico tra virgolette, perché effettivamente possono essere interpretate anche in questo modo e quindi la possibilità, come abbiamo visto la giustizia precedentemente, di, voler purtroppo, ahimè, diciamo giustiziare questa colpa. Poi troviamo la carta della temperanza. Anche questa è molto interessante perché, è legata alla cura. Almeno normalmente il suo significato è proprio quella di moderazione e qui è proprio mancata, diciamo, la moderazione. Può, indicare anche, un
qualcosa che, ha cercato di gestire probabilmente, nella fase iniziale. Quindi direi che è molto, molto, particolare perché avendo significati, quasi contrastanti, come abbiamo visto nell'azione immediata, nell'impulso, in realtà può riferirsi ad un'altra persona, perché è un'energia totalmente diversa, di pazienza, come vi dicevo, anche di moderazione e di un qualcosa sia che ha a che fare con il conflitto, però probabilmente, visto che la lettura che stiamo analizzando adesso e che ci va ad indicare possibili nuovi indizi, possibili intuizioni da percepire, chi nasconde questa cosa potrebbe essere una persona totalmente diversa, che è molto più calma, che tende comunque a moderare il vero colpevole e, che quindi ecco un altro, significato che mi viene in mente anche della temperanza stessa è, la cura, la medicina, un qualcosa che ha a che fare anche con, diciamo, le sostanze, questo dico molto, molto tra virgolette, sto indicando vari significati e varie possibilità, secondo me è proprio l'azione stessa di una persona che sa e in qualche modo cerca di sostenere, cerca di guarire, di aiutare il colpevole, non riuscendoci effettivamente, da quello che purtroppo, ahimè, si vede. Poi troviamo il Re di bastoni. Cosa vuole dirci questa carta? È legata spesso, è vero, a una persona, o alla persona stessa. Secondo me, essendo un Re di bastoni, l'indizio vero e proprio è, un uomo di potere o comunque qualcuno che, agisce, una persona di rispetto, una persona dominante, può essere legato in realtà a chi nasconde, a, chi sa. Quindi ecco un ulteriore, indizio, sul dove cercare. Probabilmente le carte forse ci stanno dicendo che, andava magari cercata, diciamo, una persona in qualche modo non strettamente coinvolta, ma comunque vicino, qualcuno che sapeva e che ha una certa, autorevolezza. Perché sono energie diverse. Effettivamente se avete fatto caso, scusate, e anche avete visto le altre, puntate, il colpevole ha una forte energia contrastante, quindi questo forte impulso, un'emotività, ferita, comunque ambigua e, una forte tendenza ad agire per guarire queste sue ferite, interiori, abbiamo visto anche dei lati di piacere, purtroppo, non si è visto in questa lettura al momento, magari vediamo poi nella prossima. Al momento non si vede quella componente di piacere, forse proprio perché, si è trovato in una situazione dove non ha potuto e quindi, inaspettata, perché c'è un po' di confusione, è successo un errore. Vediamo l'ultima carta, abbiamo il 3 di coppe. In questo caso il 3 di coppe ha a che fare, è vero, chi di voi conosce il significato del 3 spesso indica un gruppo, diciamo però insomma, dipende. Chi magari vuole vedere il fatto che ci siano più persone o ci siano state effettivamente anche più persone, in quella maledetta, sera del 9 settembre 1983, può anche darsi. Ovviamente io consiglio di
ascoltare questi vari indizi, di ascoltare anche il vostro stesso intuito. Io spesso mi limito a dire effettivamente quello che può significare una carta, un po' a collegare, a dire qualche piccola considerazione. In questo caso, come vi dicevo, questa ha a che fare con un gruppo, con la collaborazione, anche con la condivisione di intenti, anche per secondo me, visto che abbiamo notato anche in altre letture che c'era qualcuno che sapeva che in qualche modo voleva aiutare il colpevole o a guarire, come salta fuori in questo caso, o a nascondere la verità e quindi a proteggerlo in qualche modo, ecco che può indicare questo tipo di collaborazione. Abbiamo visto adesso questa lettura, diciamo che ogni indizio ha parlato e ogni dettaglio ha sussurrato qualcosa. Forse la chiave era sotto gli occhi di tutti, forse era nascosta nel cuore di chi non ha mai parlato, ma ora la porta della verità è socchiusa. Passiamo adesso al quarto e ultimo capitolo, la figura celata. Il colpevole ha un volto, ma non sempre lo riconosciamo. Indossa maschere, cambia voce, si muove nell'ombra, eppure ogni archetipo lascia una traccia. In questa lettura i tarocchi ci aiutano a comporre l'identikit simbolico della figura celata. Chi è, come agisce, cosa teme, perché anche l'ombra ha un profilo. E adesso andiamo ad estrarre le nostre 5 carte, dove ovviamente magari possiamo vedere una specie di identikit. L'abbiamo visto anche nelle altre letture, magari qui troviamo qualche altro indizio sempre legato a questo atto omicidiario e quindi valutare qualcosa della personalità, gli archetipi che sono in ballo, modalità operative. Vediamo cosa vogliono dirci con la prima carta che ci parla del controllo, della manipolazione, la rete sociale, poi troviamo la possibile copertura e un segnale rivelatore. Allora, vediamo un po' cosa vogliono dirci i nostri arcani. Partiamo con la prima carta che ci parla del controllo. Abbiamo il 4 di denari, quindi in un certo senso il potere esercitato. In realtà è una carta di potere inteso in una persona comunque possessiva, che agisce per proteggere se stesso, una persona abbastanza egoista, può essere prudente e anche magari parsimonioso. Nella propria vita privata, sì, magari proprio un indizio legato alla vita, diciamo, tra virgolette, quella normale, privata e che non ha nulla a che fare con l'altra seconda vita. Magari appunto le carte ci vogliono dire che effettivamente bisognerebbe cercare una persona che nella sua vita normale tende ad essere protettivo, in qualche modo anche forse chiuso. Poi
qualcuno che vuole proteggere anche la sua stessa reputazione, i suoi beni, il suo denaro, visto che è una carta di denari, il proprio potere, certo, il proprio potere, quello che ha comunque ottenuto nel corso degli anni. Abbastanza, diciamo, interessante e in qualche modo ci dà qualche indicazione in più. E poi troviamo il 4 di coppe. Da qui abbiamo proprio la ripetizione di 4, come vi dicevo, nelle letture sono importanti sia la ripetizione dei semi stessi, sia anche quelle a livello numerico. Cosa ci vuole dire il 4? Il 4 è legato alla stabilità, alla sicurezza ed effettivamente, come vi dicevo, al potere. Quindi in qualche modo, forse proprio il responsabile di questa azione ha agito per proteggere qualcosa, qualcuno e quindi diciamo affermare in un certo senso qui il proprio potere, la propria autorità. Non so cosa ci vedete voi effettivamente, però in qualche modo c'è un forte senso di protezione. Poi come 4 di coppe effettivamente, proprio come significato della carta stessa, molti di voi sanno che è legato alla noia, all'apatia, a una persona che appunto è insoddisfatto o annoiato della vita, che comunque compie qualcosa, come diciamo in questo caso, per provare delle forti emozioni, ovviamente perché partiamo sempre dall'aver subito una forte delusione, un forte dolore, quindi la spinta più o meno è sempre quella. Mettiamoci in più che magari col tempo non è passato quel senso di avvilimento, di frustrazione. Quindi, visto che abbiamo ben 2 carte di 4, una persona, chiusa, tra virgolette "riflessiva". E adesso vediamo il 7 di denari. È, abbastanza inquietante. Credo che sia uscita, anche altre volte se non erro, magari poi andrò a controllare. Il 7, di denari effettivamente ha a che fare con, una persona, come vedete, che, si sente sotto scacco e agisce in modo, diciamo, sproporzionato, l'abbiamo capito, abbiamo visto, in modo, eccessivo e gravissimo ovviamente. Una persona anche che può credersi, tra virgolette, "coraggiosa", anche qui salta fuori la, possibilità del volersi, in qualche modo cercare di portare avanti questa specie di, chiamiamolo, rituale, questa modalità, però sempre, nata dall'insoddisfazione, dalla frustrazione. Una persona che ancora qui, diciamo, secondo me, salta fuori un'indole che forse esterna maggiormente nella vita personale, privata, riflessiva, perseverante, paziente, lenta, però, come dicevo, sempre a che fare con, una persona insoddisfatta, con una profonda, frustrazione e dolore. Quindi, siccome proprio il 7 di denari, indica anche pianificazione, qualcosa che magari ci stava già pensando, da un po' di tempo. Quindi, facciamo le nostre varie considerazioni. Un conto è pensare, pensare, pianificare, valutare, eccetera, tutta la fase, diciamo, precedente. Un conto è poi effettivamente trovarsi in una certa situazione e, come abbiamo visto, si vedono queste 2 differenze, dove qui è salta fuori questa energia di valutazione, osservazione e pensiero, mossa ovviamente da una profonda trasformazione, quindi si è trovato
che doveva compiere questa cosa. Quindi anche se non era proprio perfettamente pianificata, in qualche modo basta, la doveva compiere, diciamo, per forza, perché l'istinto, diciamo, l'impulso è molto più forte. Forse è per questo che, può aver commesso, qualche errore di valutazione e di osservazione, può anche darsi come consiglio, ognuno, può farsi un'idea ben precisa. Ecco secondo me la propria indole, la propria impulsività che comunque, governa e muove la persona stessa nella sua azione. Molto inquietante questa immagine qui. Poi troviamo la carta della morte. Vabbè, ovvio che stiamo parlando appunto purtroppo della morte di questi 2 ragazzi, il suo significato, ha a che fare con porre fine il porre fine a una situazione, ovviamente a 2 poveri ragazzi, come dicevo, e che non ha scrupoli, quindi una persona che non ha scrupoli di agire in questo modo, di commettere questo crimine e quindi vede, la morte come, una semplice transizione, un passaggio, una liberazione e una rinascita per, se stesso. Meglio la distruzione, appunto, di alcune persone piuttosto che la sua. Molto forte come carta e come significato effettivamente. Quindi anche qui lascio, a voi, comprendere alcune cose e quindi ascoltare il vostro intuito, visto che abbiamo proprio, il passaggio, come vedete questa porta che si apre. Abbiamo infine la regina di denari. In questo caso, potrebbe rappresentare un segno, rivelatore. La regina di denari vi posso dire che è vero può essere legato a una donna, questo sì, magari è proprio lì, diciamo, l'indizio che da sempre dobbiamo cercare un po' di capire. Però la regina, come vi dicevo, proprio come suo significato, è una regina che ha un certo tipo di controllo e che quindi forse è anche per questo motivo che è, spinta ulteriore per il nostro colpevole di agire in un certo modo, che tende a soffocare, a controllare, diciamo, la persona e allora, quindi l'azione è anche determinata da questo, dal voler sfuggire a un certo tipo di situazioni o proprio perché, magari è il movente stesso, che non sopporta di avere nella sua visione, nel suo modo di vedere la figura femminile come una figura di controllo e quindi potrebbe essere proprio quella, diciamo, un'ulteriore spinta, di giustizia, di vendetta sua, personale. Abbiamo trovato tante indicazioni, come dicevo, sia legate a possibili altre persone che comunque potevano, sapere, tutto molto complesso, secondo me anche molto interessante e, direi che possiamo concludere qui la lettura. Il volto è ancora nell'ombra, ma l'archetipo ha parlato. Il colpevole non è solo chi ha agito, ma chi ha incarnato un ruolo, una ferita, una maschera. E in questa, stesa la maschera ha cominciato a cadere. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa playlist, cliccate su questa schermata. Abbiamo esplorato una storia frammentata, ascoltando il silenzio delle vittime e interpretando segni nascosti. L'indagine è diventata un atto di ascolto profondo, dove ogni crimine rivela simboli e messaggi da decifrare. I tarocchi non giudicano, aprono visioni che illuminano ciò che prima sfuggiva.
Il mistero non è risolto, ma è stato onorato. Grazie, alla prossima!